Buongiorno Buongiorno tribù! tribù! Siamo ancora a San Vito Lo Capo. Per oggi, lo promettiamo, ci spostiamo. E vabbè, con la Cina siamo Eh. dovuti andare a prendere le medicine della Cina, farci far le ricette per i mesi a venire e quindi son cose che non si programmano, No, fa quindi parte del viaggio, il viaggio si quindi stravolge, cambi i piani. Abbiamo dormito super bene, qua si dorme super bene. La giornata è così così, come sempre. come sempre. E il mattino è sempre nuvoloso e siamo già quasi a metà aprile, ma non è che No, in fa. maglietta non ci stai perché c'è sempre questa arietta che in maglietta non ci stai. Ci stai se non c'è l'arietta, se sei Ma ci stai riparato. nelle ore più calde, Sì. tra mezzogiorno e le 2. Mh. Però poi l'arietta si sente. Dov'è il caldo? Amici italiani, amici Aspetta. siciliani, dove avete lasciato il caldo? Che la Sicilia non è così. Sì, però poi quando arriva non se ne va più. Beh, io sono felice, io sono felice. Quindi lascialo un po' così, va. Togliamo tutto da quello che c'è davanti nel furgone, lo smontiamo, lo rimontiamo e ci andiamo a vedere un parco, il parco di Capogallo. Brava, dai. Toma! E Sì. adesso sì, è ufficiale, lasciamo San Vito Lo Capo che ci ha dato tanto, ci ha tolto tanta pelle, ci ha tolta tanta Ormai forza, abbiam visto tutto quello che quello che c'era da c'era da vedere, vedere. e continuiamo il nostro viaggio, andiamo a vederci questo parchetto e domani c'è la sorpresa, eh. Vedete che non è che mancava molto, c'è vi abbiamo preparato una sorpresa. E grazie mille perché in questo ultimo periodo, Siamo 2 settimane, esplosi! da piccola tribù siamo una ancora piccola, però già più grande tribù. E questo ci fa un enorme piacere, tanti bellissimi commenti, ci piace che vi piacciono le nostre avventure. Le nostre pazzie. E per quello è fondamentale che vi iscriviate al canale, perché così potete supportare questo grande progetto che abbiamo. E adesso vamonos! Vamonos! Nato nella terra tra i vespi e gli aranci, fra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio, aveva un cognome ingombrante e rispettato. E tanti ricordi Modena, i Sì, 100 passi dei Modena, e proprio qua siamo a Cinisi. sì. E siamo andati anche a vederci un concerto di Sì, è Modena. vero. Abbiamo dovuto pagare per entrare. Beh. Per due motivi. Motivo numero uno è perché Palermo non è una zona sicura e dove dobbiamo arrivare noi chiaramente dobbiamo. Erano tantissimi chilometri, non potevamo farli in giornata, quindi abbiamo dovuto spezzare il viaggio. E secondo punto, perché questo parco è vigilato 24 ore al giorno. Il prezzo per i campers è 12 euro, sì, 24 euro. È 12 euro e puoi stare 24 ore, ma noi gli abbiamo detto non abbiamo soldi, ci fai solo entrare per fare il giro e poi ritorniamo fuori. E ci hanno detto no, vediamo se possiamo trattare il prezzo. Abbiamo iniziato a trattare il Abbiamo prezzo. iniziato a trattare il prezzo, ragazzi. Lui mi ha detto 10 euro, gli faccio no, 10 euro non me lo posso permettere, mi fa posso chiedere 8 e alla fine ci fa 8 euro. Meglio di niente, direi, no? Sì. Per intenderci, qua non è che ti entrano e ti rubano, ti portano direttamente via il camper, capisci?
Sì, anche perché gli ha San Vito Capo quello della sicurezza. Quello che ci ha raccontato ieri. Ah sì, che si sono portati via una... Entrano con le jeep, con il gancio, prendono le roulotte e pum! se le portano via. Quindi meglio pagare qualcosa e pagare una notte tranquilla, tanto loro lì sono 24 ore al giorno, quindi meglio lasciarlo dentro custodito, va? Va. Ricordatevi sempre che qua bisogna trattare i prezzi. Punto. Sembra di essere nei paesi arabi. È così, è così. Noi ci abbiamo provato perché noi gli abbiamo detto no, no, usciamo e basta, non fa niente, lo faccio entrare solo a fare il giro. E poi abbiamo contrattato il prezzo, anche perché sapevamo che da qua non è che potevamo cambiare idea, quindi noi abbiamo detto no, no, tranquilli, ce ne andiamo, però alla fine, perché dove vogliamo arrivare? Domani ritorniamo, vi svegliamo un pezzettino. Il pezzettino glielo Non svegliamo. spoilerare troppo. No, uno spoilerino. Un piccolo spoilerino glielo facciamo. Dai. Ritorniamo un po' più verso il sud. Che la Cina cambia i piani, la Cina. Guardate com'è cambiato il paesaggio, da San Vito Lo Capo ci siamo mossi un'ora e già più brullo, più secco, no? O magari anche il tipo Sì, però si Tipo vede di che erba può che c'è. essere che qua ha piovuto di meno, Ho piovuto un po' meno. perché già si sta seccando. Il caldo non so dove l'abbiamo lasciato oggi, c'è un'arietta. Io sto sudando, eh? Ah, stai su? Io no. No, perché c'ho su questo. Sono Se me sulla lo maglia, tolgo. sì, anche tu però passiamo da un estremo all'altro, eh? Dalle Crocs ai pantaloncini alla camicia Le di Crocs ce le ho flanella. sempre. Sì, le Crocs sono sempre con lui, ovviamente, fanno parte di Pier. Alla camicia di flanella. Sì, fa un po' caldo, adesso mi me la tolgo. Volete sapere una cosa? Volete sapere? Ci hanno pip pip pip. Ci hanno Finisce qua. fregato bene, eh? Però bene. Da qua ragazzi è impossibile passare. Il parco andava tutto là dietro e continuava. E nel sito c'è scritto che il parco te lo puoi fare tutto. Non è vero. Non è vero, ti puoi fare... Quanto abbiamo fatto? 1 chilometro? Sì, forse neanche. E chiaramente tutte le cose da vedere sono dall'altra parte, dove se lasci il furgone, qua non No, si comunque. tratta che lasci il furgone e ti entrano in furgone, qua si tratta che lasci fuori il furgone E non lo ritrovi e più. non lo ritrovi più, te lo rubano. No, quello sarà confermato con il Sì, pacchetto. sì. Ci ha proprio fatto una faccia per dire No, no. non Tutti i lasciatelo camper fuori. sono all'interno, in zone in area camper o in... Questa che non è un'area camper, però comunque custodito è sicuro. E se no, siamo a Palermo. E no, ci ha proprio fatto una faccia per dire non è sicura né sta parte né l'altra. E l'altra sì, c'era il semaforo borbonico, Però non puoi lasciare ma non il... puoi lasciare il furgone. no. C'era un posto per lasciare il furgone, un parcheggio, però adesso tutti i fili. Eh, no, non mi fido. Era una passeggiata, era qua sopra, Eh. però. Mannaggia la Mannaggia la pupazza. Fa parte del viaggio, ragazzi. È la vita Non, vera. non sempre tutto rose e fiori. Comunque, se cadi di qua, non la racconti, eh. Adesso, è vero che se vogliamo ci possiamo andare, però è troppo pericoloso. Quindi abbiamo la testa sulle spalle e torniamo indietro. Mi girano gli zebedei un pochino, però è così. Non ci possiamo fare niente. Quando non gira la giornata non gira, così è la legge di Murphy. Siamo finiti in un parcheggio del supermercato perché siamo dovuti uscire dal... Oddio, chiamarlo parco è un po' too much. Gino, guarda, quello lì che è di fronte a quel parco lì è più bello. A vederlo adesso.
c'è un altro parco lì di Ma l'altro fronte. è un monte, non è un parco. Là in fondo, dice Pier. Guarda, più bello vederlo così. Chiamiamolo Boh. parcheggio custodito. Piccolo parco custodito. Siamo dovuti, morale della favola che perdo il succo del discorso. Siamo dovuti uscire perché non avevamo abbastanza rete per caricare il video di stasera. Siamo qua, siamo andati a far perché abbiamo detto per la giornata ci consoliamo e ci compriamo gli ingredienti per farci la pizza. Perché anche qua a Mondello la pizza è super cara. Vabbè. Quindi siamo venuti qua all'Eurospin. Quindi c'è una buona copertura, approfitto, carichiamo il video. Siamo qua da quasi un'ora. È arrivato quasi alla fine, poi è ritornato indietro a metà, poi un'altra volta quasi alla fine è ritornato indietro. È che niente, è così, sono quelle giornate Perché che... noi caricare i video di YouTube chiaramente dobbiamo avere una copertura abbastanza forte perché minimo sono 6 6 giga. giga un video e Vabbè, di quindi solito ci metto una buona connessione in 15-20 sì. minuti di caricare. No. Però se no lì ci avremmo messo penso un'ora e mezza o 2. Sì, Vabbè, o che è 3, capitato, sì, in è alcuni posti quando non c'è copertura non c'è copertura, quindi Aspettiamo che carica il video, ci andiamo a consolare e ci facciamo la pizza nella e a mitica letto Omnia. presto, senza filmetto, senza Noi niente. devo lavorare ancora molto bene. Buongiorno tribù. Buongiorno, alla fine ieri sera abbiamo mangiato, lavorato e siamo andati a letto. Non era giornata ieri, oggi è un nuovo giorno. Lo spot, bello da dormire. Bello, Per arriva il 8 sole. euro senza niente, però Arriva il sole, proprio alle 7:30 già c'era un sole che spaccava le pietre. sì. E non vale la pena entrare in questo parco, No. credo che l'avete capito. Dall'altra parte io non so com'è, però Ci sarebbe sopra il semaforo borbonico che sembra carino, però dove lasci il furgone? Se lo lasci fuori te lo rubano, puoi scegliere. no. O vai in un campeggio, che dall'altra parte ci sono dei campeggi che non sono economici perché stiamo parlando di 30-35 euro a notte e poi puoi andare a vedere l'altra parte del parco. Ora lasci a Mondello, poi c'è un sentiero che va su, poi non so neanche se può arrivare fino al castello borbonico perché il sentiero che ho visto io partiva dall'altra parte, quindi boh. Secondo me di Questo tutti i parchi che abbiamo questo visto non questo vale la è il più fail. sì. Darmi tranquillo, perché tu hai pagato, sei dentro un parco, E non è passata neanche una macchina. e qua guardate la vista è meravigliosa, come tutta questa zona l'acqua è impressionante. Però È giunto il momento di lasciare questo posto e oggi sì che andiamo direzione Agrigento, sì, torniamo a Agrigento. sì, però per un motivo, perché stiamo aspettando la sorpresa, che abbiamo una voglia di questa sorpresa e andiamo a vederci La Valle dei Templi. la Valle dei Templi che è in Sicilia. Non si può non vedere. Quindi da qua sono più o meno 2 orette e quindi ci tiriamo verso in giù. Ci siamo fermati a far benzina. È giunto il momento, abbiamo salutato Armut che dopo 7 settimane che è stato con noi torna a casa, torna in Germania. E lo volevamo ringraziare da profondo del cuore. 7 settimane con noi, ha seguito le nostre avventure, ci ha fatto da personal marketing. Ha fatto una pubblicità in Germania enorme. E lo ringraziamo perché solo con la condivisione e anche grazie a lui siamo saliti, siamo cresciuti. Ci ha riempito di regali, ci ha dato credo la scorta di caffè per un anno intero. Sì, perché l'aveva presa per noi, a me addirittura aveva portato dei sali minerali solo per me della Germania. Adesso ha voluto a tutti i costi farci il pieno di benzina, quindi lo ringraziamo. Grazie Armut. Grazie di cuore. E abbiamo capito che possiamo portare le persone con noi. Quindi non sarebbe una brutta idea
chi vuole venire con la tribù a viaggiare? Fatecelo sapere nei commenti se vi potrebbe interessare questa idea e organizziamo dei viaggi on the road con il van e noi vi portiamo in giro, voi non pensate a niente. Poi noi vi facciamo l'itinerario e venite con noi a vedere tutto il dietro le quinte. C'è Armut che ci saluta. Tutto il dietro le quinte, quello che succede. Lo lasciamo lì, Lo va? lasciamo lì. Ditecelo nei commenti che siamo curiosi. E adesso Agrigento. Agrigento. Bye Armut. Bye, Thank Armut. you. Ciao. See you soon. Ragazzi! Cambio pilota. Ci siamo dati il cambio. Ci siamo fermati perché a Pierre mancano 7 minuti di sottotitoli perché oggi giovedì esce il video e quindi guardate l'ufficio che abbiamo improvvisato. Tablet, tastiera, mouse, tavolino e si è montato l'ufficio. Mancano quasi saletti minerali qua, poi sei a posto. Come ci rimane mezz'ora di tempo, Pierre per non sprecare il tempo ha deciso di farsi la barba, no? Ma poi capirete il perché la sorpresa deve ancora arrivare. E così è per evitare dei problemini. Solo vi dico quello. Siete pronti per Siete pronti per la sorpresa? Indovinate che è tornata la suocera! Poi sei troppo grande! Sì! Ci ha messo un po', Sì! Cosa aspettava? Ed è tornato, tutto segue il cammino! Ciao! Sei la mia Sina! Ciao! Non arrivati da Palermo a piedi 10 giorni. Vabbè, 190 km attraverso la via francigena. Sono tutti mezzi distrutti, giustamente. Ho dovuto attraversare un fiume dove passava il sentiero, ho dovuto fargli le scarpe. Era freddo, mia mamma. Vabbè, dai, però grandi, una bella, È una bella spacchinata. sì. Siamo entrati dentro nei templi, vediamo un paio di informazioni. Il biglietto per persona costa 17 euro. In più, se volete una guida, sono 20 euro 20 euro per a persona. persona. Andiamo a selezionare i templi Siamo della sotto il tempio di Giunone. Eccoci qua ragazzi, come non potevamo venire alla Valle dei Templi, ovvero che questa, la Valle dei Templi, è stata l'ultima città di Agrigento che è stata fondata dai greci per ovvi motivi. La prima è stata quella di Naxos, poi passarono a Mozia, ci abbiamo raccontato tanta storia. Questa fu l'ultima, è fondata nel 580 avanti Cristo. E qui davanti siamo davanti al tempio di Giunone. Siamo nella parte questo era l'ingresso perché qua nasceva il sole e tutte queste colonne, come potete vedere, non sono come le colonne greche che sono bianche, perché qua marmo non ce n'era. Come potete vedere anche qua è una roccia molto porosa, sembra un conglomerato quasi arenaria, e quindi per dare quell'aspetto del marmo bianco si utilizzava lo stucco.
come ha detto Pier, che si è dimenticato una piccola cosa. L'unica parte dove c'è un po' di marmo, se vi ricordate, è a Custonaci, però non è che ce ne sia in quantità E enormi. comunque i greci lì non andavano perché c'era il popolo degli Elini. Eh sì, Vuoi non tirare, per favore? perché dovete E calcolare quindi che lì era intoccabile. I greci non si mettevano contro gli Elini e quindi trovarono questo escamotage per far sembrare quello che non è marmo, marmo. Mica scemi. E poi dovete calcolare che la Sicilia era posizionata in una zona strategica perché c'era l'Europa, l'Africa e, E l'Asia, e quindi l'Asia, è sempre stata contesa da da tutti. tantissimi, infatti dai cartaginesi, già vi abbiamo spiegato la storia, poi arrivarono gli arabi, un po' la Sicilia, un po' tutto si accomuna. Sì. Qua si vedono meglio le mura della città e poi vi spiego quelle concavità, quelle grotte scavate lì. Qua prima la roccia arrivava all'altezza, era tutto pieno, questa era la cava, qua era la cava, da qui sono stati estratti i blocchi per costruire tutti i templi. Poi in epoca romana hanno voluto approfittare di questa cava e di queste mura per farci delle necropoli. Infatti queste sono delle necropoli. Poi quando i romani se ne andarono, arrivarono gli arabi e cercavano metalli preziosi e saccheggiarono le necropoli. Però all'interno non trovarono nulla perché la gente c'aveva più soldi, non c'era niente. La vedete questa pianta? Questa è l'acanto. E cosa vi ricorda? I greci presero l'ispirazione per fare appunto la forma del capitello. Quindi i capitelli sulle colonne dei templi è la pianta d'acanto. E questa qua è l'agave, che già vi abbiamo detto nella grotta del Mangiapane per cosa lo usavano. Però dovete sapere che l'ho appena scoperto. Lo vedete quello lì dentro? È il fiore, l'agave, Ah, mi quello sono lì, punta. quello lì verde più chiaro che si sta aprendo è il fiore dell'agave e l'agave fiorisce una volta solo nella sua vita, prima che muoia la pianta. Fa il fiore, può diventare lungo anche 8-9 metri, muore la pianta e basta, finisce tutto, finisce l'incanto. Siamo davanti al tempio meglio conservato al mondo. È un tempio di stile dorico. Perché qua tutti i templi da vari templi sono in stile dorico. Infatti tra i glifidi, che sono quei tre intagli sopra le colonne, c'erano le metope e le rubarono i cattolici. Però grazie o possiamo dire un grazie o anche un mannaggia ai cattolici perché innanzitutto hanno distrutto tutto quello che era dentro perché giustamente erano visti come era un tempio pagano e quindi i cattolici hanno detto no, tutto quello che è pagano lo distruggiamo. Infatti le metode se le sono portate via, hanno distrutto tutto, però perché è così ben conservato? Perché i cattolici sfruttarono il tempio per fare una chiesa. Infatti tapparono tutte le colonne e fecero una chiesa. Quindi per questo motivo che oggi il tempio è rimasto così. Poi quando vennero gli arabi o no, i normanni, vero Tam? I normanni, I normanni qua già era tutto abbandonato perché si viveva già verso dove oggi c'è Agrigento, videro questo tempio e
videro le colonne, quindi iniziarono a ripulire, buttarono giù i muri che avevano costruito i cattolici e oggi abbiamo il miglior tempio greco conservato in tutto il mondo. Sapete chi è questo qua? È Lord Cassol. È un amico del Wita che era anche lui inglese, gli è piaciuta questa zona, anche lui è il suo archeologo, è venuto qua, ha costruito questa villa nel 1800 ed appassionato archeologo, giustamente si è insediato qua. Ti saluto il Wita che era Mozia, passo di là, Vediamo. Avete visto Tamara? No, voi non l'avete vista, però stava filmando il talomone e la così. Comunque mi ha fatto ricordare una cosa grande. Simpatia, portami via, Prima questa era per terra, proprio distesa per terra, adesso l'hanno messa, hanno fatto questa struttura. E la suocera si è ricordata? Si ricorda mia mamma? Ti ricordi tu quando avevi 8 anni? Faccio, ma che ha questo signore qui? Guarda che tette che c'ha! 8 anni, 8 anni. Molto bene. Siamo ritornati indietro perché il gruppo è uscito dall'altra parte. Perché vanno a vedere la Scala dei Turchi e noi dobbiamo tornare indietro per riprendere il furgone. Ci siamo seduti un attimo perché sono state 2 ore paure. Ascoltare la guida, girare, correre perché la guida se ne andava, fare riprese, immagini, vero sul Pier? Sì. Ci fermiamo un attimo e poi usciamo da questi templi che ci hanno sorpreso. Siamo ritornati al furgone dove abbiamo messo il parcheggio oggi. Dove abbiamo messo il furgone nel parcheggio oggi si paga. Siamo rimasti, mi metteva 3 ore e mezza, 4,90. Onesto, Però se avete un camper puro non si può entrare. Ma non si può entrare perché non ci lasciano passi. entrare, però non ci passi. Non ci passi, E noi ci ci sono tutti passiamo. questi alberi. Però furgone, sì, come il nostro 2,50 così voi entrate tranquilli. Però abbiamo scoperto che per venire qui ci sono più entrate. C'è questa qua del chiosco. Cioè questo è il tempio di Giunone, l'entrata al tempio di Giunone, oppure l'altra parte, l'ultimo tempio era il tempio di Zeus. Di Zeus, ed anche lì, da lì Sì, si può ci sono più entrare. entrate, sì. Adesso andiamo a cercare una doccia. Abbiamo visto un campeggio vicino al porto. Andiamo a vedere se ci fanno fare la doccia. Camping Valle dei Templi si chiama. Il Camping Valle dei Templi. Quello mi ricordo. Andiamo a indagare se ci fanno fare una doccetta. Tanta roba, guardate l'antipasto. Mio salmone, insalata. Poi salsa con gamberi, insalata di frutti di mare. Buon appetito, direi. Bene. Ma andiamo con il secondo? Pasta e frutti di Spaghetti e frutti di mare. mare. Buon appetito, no? Buon appetito. Siamo arrivati allo spot Punta Bianca. Ve lo ricordate? Sì, ve lo ricordate sicuro. Uno Spettacolare. spot che va nella top 10. E vuoi o non vuoi, quando ci piacciono gli spot,
per una cosa o l'altra Sempre ci ci ritorniamo 2 ritorniamo, volte. sì. Era successo anche nel Faro. A Caporegata il Faro Roldan ci era piaciuto tanto, per forza di cose, ritornando da Tarifa, ci siamo fermati ancora nel Faro. È così, è E la che vita. giornata è che abbiamo Oh. passato. Segui il cammino, la suocera, era una toccata e fuga, sapevamo che era così, l'abbiamo visti Un giorno era... un pomeriggio, era organizzato, però a tutti, alla suocera, a Segui il cammino, vi ringraziamo dal profondo del cuore. Nel frattempo facciamo un unboxing come gli influencer veri. Sapendo che mia madre... Sarebbe venuta. Ho rotto il router, se vi ricordate. Sì, questo qua. Quello che Funziona, però qua non si vede più. è schiacciato 2 volte, andata e ritorno e funziona ancora. Quindi ne abbiamo ordinato uno nuovo. abbiamo ordinato uno nuovo che ce l'ha portato la mitica suocera. E la pompa dell'acqua, se vi ricordate, che ha cominciato a fare scherzi, poi con l'aceto sono riuscito a sistemarlo. Adesso va ancora da Dio. Però Just in case. ne ho ordinato un altro da tenere lì di scorta. Quindi ci è arrivato anche il pacchetto che avevamo ordinato. Io direi che ce ne andiamo. Oggi non abbiamo lavorato, la giornata è stata piena, Ma ce la ascolta, siamo goduta. Non abbiamo lavorato, cioè stamattina sì, ho Sì, fatto sotto cioè. sì, no, Adesso ci rilassiamo. Domani io sai cosa faccio? Io domani, a parte la sveglia della Cina per la pastiglia, non metto neanche una sveglia. Domani dormo. Siamo abbastanza cotti Sì. perché queste settimane sono state impegnative, E gli ultimi 2 giorni molto impegnativi. Però Mm. è così, è la nostra vita come ci Sì, piace, sì, le sì, giornate sì. piene. Il video è arrivato fino a qua. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ci fate un grosso favore, Chiedeteci quello che volete commentatelo. e fateci sapere del progetto che vi abbiamo buttato lì. Quello l'abbiamo lasciato lì. Se vi piacerebbe l'idea, noi siamo qua e organizziamo. La tribù vi porta Ovunque. ovunque. Se abbiamo portato Armut 7 settimane in giro con noi, la possiamo portare tutti. Tutti. Era un test, perché l'abbiamo fatto con piacere. No, non era. Però No. non è che adesso, perché c'è venuta quest'idea qua. Sì, ci è venuta questa Poi idea. non è che era un test premeditato. C'è proprio venuta così adesso questa idea. Ma se lo facessimo Veramente? Beh, ve lo lasciamo lì. Ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao.